Quanto guadagni? Tra i 100 e i 130.000? 160.000. Tra i 200 e i 250k. Quanto guadagnano gli italiani a San Francisco e in Silicon Valley? Dopo aver fatto questo video a Milano, a Zurigo, a Berlino e a New York, sono stato anche a San Francisco, che è una delle città con più miliardari al mondo e che si trova nello stato americano con più miliardari in America. E tutto questo perché negli ultimi decenni la Silicon Valley è prosperata e le grandi aziende tech hanno trasformato la California nello stato più ricco dell'America. E come al solito questa serie è supportata da Start Impact, una tra le scuole di formazione con il più alto tasso di placement, l'unica con la garanzia money back under 30 su tutti i master e oltre 2500 aziende che hanno assunto i suoi studenti. Hanno appena lanciato dei master universitari in collaborazione con Unimarconi, per cui ne parleremo più avanti nel video. Però per guadagnare tanto in America non c'è solamente il tech. E a questo giro in realtà ho parlato con tanti italiani che non hanno niente a che vedere con il tech. Per cui partiamo con le interviste, iniziando da 3 ragazzi che fanno gli au pair, cioè aiutano le famiglie in casa con i bambini in cambio di vitto, alloggio e un piccolo stipendio. Con chi siamo? Gianluca. Cosa fai qua a San Francisco? Faccio il ragazzo alla pari. Non a San Francisco ma A Palo Alto. quanto si guadagna qua come ragazzo alla pari? Qui guadagno $800 al mese. 800 al mese netti con vitto e alloggio. Esatto, sì. In una famiglia ricca. Ricchissimi. Mio padre lavora per OpenAI e la mia host mom lavora per un'azienda super importante a Palo Alto. Dead. E di cosa ti occupi? Sono il loro babysitter. Sono quello che gli fa sorridere e che gli insegna l'italiano. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? È una esperienza che consiglio a tutti i ragazzi che vogliono stare in America, imparare l'inglese e viaggiare tanto. Con chi siamo? Irene Bovani. E cosa fai qua a San Francisco? Sono un au pair, una ragazza alla pari. Anche tu a Palo Alto? Esattamente. E per una famiglia molto ricca? Sì. Quanti ragazzini devi gestire? 2 bambini di 5 e 2 anni. Quanto guadagni qua a Palo Alto? $200 a settimana. Che diventano $800. È un visto particolare o è il visto lavorativo? È il visto J1. Lavori tanto per fare la ragazza alla pari? Come funziona il lavoro? In realtà no, puoi lavorare fino a un massimo di 45 ore. Io in realtà ne lavoro più o meno 30. Il resto del tempo cosa fate? Il resto del tempo studio, viaggio, conosco persone, è molto bello. Cosa hai studiato in Italia? Tecniche di radiologia medica. Una cosa completamente diversa. Completamente. E vorresti tornare a fare quello? Come mai stai facendo la ragazza alla pari? Imparo l'inglese sicuramente, quindi è una bellissima esperienza. Poi mi servirebbe per provare a lavorare nel mio campo. Per introdurti un po' nei network nel mondo americano. Esatto. È un modo per farlo gratis, anzi guadagnando anche un po' di soldi. Esattamente. E il network qua è la cosa più importante. Claro che sì. Da quanto tempo fai questo lavoro? Sono arrivata 10 mesi fa. Quindi proprio fresca. Prima studiavi? Esatto. Sei soddisfatta del tuo lavoro? Sì, sono abbastanza soddisfatta. Come sono le persone qua in America? La tua famiglia, gli amici, gli americani? Sono diversi da noi, sono un po' più freddi a livello di rapporto, quindi non è così facile creare un'interazione con loro, però ci sta, è parte dell'esperienza della cultura. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Nel mondo non lo so. Con chi siamo? Anna Trevisan. Cosa fai qua a San Francisco? Sono un au pair, una ragazza alla pari. A Palo Alto in realtà. Vicino a Menlo Park. Per una ricca famiglia americana? Quanti ragazzi devi gestire? 3, però sono grandi, non sono bimbi. Anche tu hai tempo per fare anche le tue cose? Sì, fin troppo. Come mai fai la ragazza alla pari? Sono venuta qui per l'inglese, per migliorarlo meglio e per viaggiare. Da quanto tempo fai questo lavoro? 1 anno e 1 mese e mezzo. Prima facevi l'università, studiavi? Ho finito le superiori e sono partita appena dopo la maturità. Pianifichi dopo di fare qualcos'altro, di studiare, di lavorare? Il mio piano sarebbe quello di iniziare l'università qui in America. Vorrei studiare o economia o finance, però tornare a New York. Aver conosciuto delle famiglie ti ha aiutato, fare un po' di network qua ti ha aiutato per questo obiettivo? Non proprio, più che altro i ragazzi intorno, essendo vicina a Stanford comunque ti aiuta un po' a capire come funziona la differenza con l'Italia, un po' come entrare, borse di studio eccetera. Ok, anche tu guadagni $800 al mese? Sì. Non ci sono perché guadagnano di più? Dipende dalle famiglie, magari se lavori qualche ora in più o magari sei nel secondo anno, ci sono famiglie che magari ti pagano anche $2,50. Ma la mancia e il regalo non te lo fanno? No, il minimo sarebbe tipo 198, qualcosa e tutti arrotondano a 200 Ah, brave. dollari di mancia. Ok, sei soddisfatta del tuo lavoro? Sì, un sacco. Ho vissuto in entrambe le coste, ho fatto 1 anno a New York, ora sono qui, sono stata molto fortunata con le famiglie, i ragazzi, quindi sì. Pensi che abbia un buon impatto nel mondo? Sì, più che altro sui noi giovani che non ci sentiamo proprio molto spronati a vivere nel nostro paese riguardo l'economia eccetera, vedere un'altra realtà e rendersi conto che esiste un mondo fuori dall'Italia ti
apre un sacco gli occhi. Quindi fare l'au pair è un modo perfetto per andare giovani all'estero senza spendere soldi di tasca propria e avendo anche abbastanza tempo libero per fare network e imparare la lingua. Online ci sono un sacco di agenzie che potete vedere. Ovviamente un'altra opportunità per andare in America è studiare alle università americane, che però se avete visto i miei video sapete che è molto difficile e molto costoso. Però spesso il costo si può mitigare con un bel lavoretto a scuola. Con chi siamo? Davide. Cosa fai qua a San Francisco? Studio undergrad, faccio finance a una business school a Menlo Park. Quanto costa? Dipende, io ho scholarship, all'anno pago 26-7 mila euro, compresi di tuition, housing, ho anche la mensa e anche l'assicurazione sanitaria, quindi non è poi così male. Fai anche un lavoretto, giusto? Sì, fortunatamente lavoro part time in campus, lavoro in biblioteca, faccio un minimo di 12 ore fino a un massimo di 20. Con il mio visto da studente non posso lavorare più di 20 ore. Sì, è un part-time. E quanto guadagni all'ora? $16 all'ora. Ok, quindi giusto per rimborsarti un po' di spese. Ovviamente non mi pago la tuition perché sono cifre molto più alte, però qualche spesetta extra. Quindi più o meno 1.200-1.500 al mese. Sì, circa. Da quanto tempo fai questo lavoro? Ho iniziato questo semestre, quindi da agosto. Dopo pianifichi di lavorare qua in America, immagino. Sì, spero di sì, anzi sto facendo un undergrad, vorrei anche fare un grad se fosse possibile qua negli Stati Uniti. Sei soddisfatto della tua situazione qua a San Francisco? Sì, devo dire di sì. Quanto paghi l'affitto? 9.000 euro all'anno come di housing, solo l'housing. Insomma, un lavoretto all'università meno che part-time praticamente garantisce quello che in Italia sarebbe un ottimo stipendio. Tra l'altro con l'alloggio in campus, che ti permette di spendere molto meno rispetto agli affitti proibitivi di San Francisco. Infatti a San Francisco uno stipendio da 100.000 euro è uno stipendio normale, mentre in Italia sareste ricco. Questo anche però perché vivere a San Francisco è costosissimo. Gli affitti sono folli e uno stipendio italiano non ti permetterebbe di andare da nessuna parte. Questo perché, come ho detto, la Silicon Valley è piena di mega aziende tech e tutte competono per avere i migliori talenti, in particolare ingegneri informatici, designer, data analyst. Motivo per cui San Francisco è anche la città con lo stipendio mediano più alto secondo la CNBC. E tra l'altro subito dopo c'è San José, sempre là in Silicon Valley poco sotto. Come al solito, se dopo questo video volete approfondire il mondo delle professioni digitali, in descrizione trovate il link per scoprire i master di Start to Impact. E come vi dicevo, Start to Impact e Unimarconi hanno appena lanciato i master universitari in Digital Marketing ed AI e Growth Marketing ed AI. Il primo è ideale anche per chi parte da zero e vuole subito trovare un lavoro. Il secondo è per chi già ha delle basi in Digital Marketing, UX, UI Design o in Data Analysis e vuole fare un avanzamento di carriera imparando a guidare la crescita dell'azienda. Sono master di primo livello accreditati con 60 CFU e ci sono due aspetti che li rendono diversi da tutti gli altri master universitari. 40 progetti individuali su casi reali corretti da professionisti che lavorano in aziende come Google, LinkedIn e Amazon. Insomma, 40 progetti corretti da veri professionisti. E poi la garanzia money back under 30, cioè un rimborso se non trovate lavoro entro 6 mesi. Potete approfondire tutto sul loro sito web. In descrizione vi lascio il link per scaricare la brochure con il dettaglio sul piano di studi, gli sbocchi professionali e l'aiuto nella ricerca del lavoro per entrambi i master. E sempre a tema tech, molti italiani vanno a San Francisco non per lavorare nelle grandi aziende, ma per perseguire il proprio percorso da imprenditore start-upper. E per questo ho parlato con Fabio. Con chi siamo? Fabio Caironi. Cosa fai qua a San Francisco? Sono fondatore di una startup in cloud computing. Da quanto tempo sei qua? 2 anni. Da quanto tempo lavori in generale? 3. Hai iniziato subito dopo l'università con questa startup? Sì, io non ho neanche finito l'università praticamente. Cosa hai studiato? Matematica prima e poi data science. A Milano? Sì, UniMe. Quanto spendi l'affitto qua a San Francisco? Attualmente sto spendendo sotto i $3.000, ma precedentemente spendevo intorno ai $5.000. Porca vacca, per cosa? Avevo uno studio, un monolocale pagavo $4.000 e poi mi sono trasferito in un bilocale con un coinquilino pagavo $5.000. 5 a testa o? No. Quindi 2.500? Sì, però poi lui se n'è andato, quindi ho dovuto sostenere tutto l'affitto. Quanto guadagni qua a San Francisco? Io non posso dire di guadagnare veramente perché è una mia startup, quindi è soldi che entrano per reinvestirli in ricerca e sviluppo, in marketing. Però per vivere bene devi avere una spesa mensile tra i 4 e gli 8.000. La startup è in fase iniziale, no? Sì, assolutamente. Io ho un piccolo stipendio, ma è veramente irrisorio. Altrimenti gli investitori ti dicono: oh, che ci fai con questi soldi? Esattamente, cioè deve essere il minimo indispensabile per vivere, per star bene. Non metti da parte i soldi? Non metto da parte i soldi. Sei soddisfatto della tua vita qua a San Francisco? Sì, sono soddisfatto per molte cose. Chiaramente se parliamo della mia startup sono super soddisfatto, non c'è posto migliore dove avrei potuto iniziare questa impresa, però la qualità della vita chiaramente si fa un pochino sentire qua rispetto a come vivevo in Italia, anche solo pensare di poter prendere un piatto di pasta, la pizza $20. Le persone come sono qua? Tu che sei qua da più tempo? Ho trovato una nicchia di persone molto interessanti con cui ho stretto amicizie molto profonde, quindi sono trovato molto bene, però in generale la gente è molto veloce e molto focalizzata sul lavoro, cioè ciao come stai, che lavoro fai? Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Assolutamente sì, io e migliaia di altri fondatori stiamo costruendo il futuro di domani, non solo nella tecnologia. È vero che quest'area è una punta di diamante in tutto il mondo per l'innovazione, quindi assolutamente sì. Comunque, dopodiché ho parlato con Camilla, ricercatrice a San Francisco. Con chi siamo? Camilla. Cosa fai qua a San Francisco? Sto facendo un postdoc a UCSF. Postdoc, quindi sei una ricercatrice? Sono stata una PhD, adesso una ricercatrice. Cosa ricerchi? Faccio immuno-oncology, genome engineering. Quindi ricerca sul cancro?
Sì, ingegnerizzo le cellule del sistema immunitario per combattere il cancro. Fantastico. E con l'università? Qui UCSF. Quanto guadagna un postdoc qua a San Francisco? Dai 68.000, 65.000 e poi ogni anno hai un aumento. Ti basta per vivere qua? Diciamo vivendo con altre 3 persone, non avendo auto e altre grandi spese, sì, metto anche via un po'. Quindi potrebbe andare meglio, ma non fa neanche la fame. Esatto, diciamo potrei vivere da sola volendo, però Troppi sacrifici. Esatto, preferisco vivere con altra gente per mettermi una vita un po' più comoda. Da quanti anni fai ricerca, diciamo? Allora, ho fatto Padova la triennale, poi ho fatto un anno di master a Londra, sono tornata a Padova per fare il dottorato e poi sono venuta qui un anno fa per fare il postdoc. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Speriamo, vediamo come vanno i prossimi esperimenti. Cosa vorresti fare dopo? Penso ricerca, non penso di restare in ambito accademico. Farmaceutica? Sì, ci sono tante opportunità qui, non sono nella Bay Area, quindi vediamo. Quanto spendi l'affitto, giusto per sapere? Sono 1.540 al mese per una stanza. E sono 3 stanze? 4, però con 2 bagni. Camilla mi ha dato il lordo annuale, in Italia RAL, che è il metro più comodo con cui si misurano gli stipendi. Teniamo conto che per arrivare al netto va allevato circa un 30% in California, per cui i $68.000 di lordo equivalgono a poco meno di 4.000 netti in busta paga al mese. Ho parlato poi con Giancarlo e Mara, una coppia che non lavora nel tech, ma che se la passa comunque bene. Con chi siamo? Mara Canella, Che lavoro fai qua a San Francisco? infermiera. Quanto guadagna un'infermiera qua a San Francisco? 13.000 al mese ai 20.000 al mese. Oh, porca vacca! Per caso tu sei il tuo lordo annuale? 160.000. Da quanti anni fai questo lavoro? Ho appena iniziato qua in America come infermiera. E invece in generale da quanto lavori? Come infermiera sono 2 anni, prima facevo l'au pair, da 6 anni che sono qua. Ok, quindi hai fatto tipo 4 anni di au pair. Au pair, neni e poi ho validato la mia licenza di infermiera italiana e adesso sto lavorando finalmente. Cosa hai studiato in Italia? Infermieristica. Strano. Quanto paghi d'affitto? 500 al mese. Claro che sì. Sei soddisfatta della tua vita a San Francisco e del tuo lavoro? Tantissimo. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Of course. Mara è la dimostrazione di come un lavoro come l'infermiera, che in Italia non è particolarmente pagato, può essere invece strapagato in altri paesi. $20.000 al mese sono tanti anche a San Francisco. E inoltre lei, come ha detto, ha fatto l'au pair, e questo le ha dato dei contatti con la vecchia famiglia, che le ha trovato una casa molto economica, per cui riesce a dividere l'affitto di $1.000 con Giancarlo. Con chi siamo? Giancarlo Esposito, nato a Napoli, Instagram di Real Pocio, pizzaiolo. Da quanto tempo fai il pizzaiolo in generale? 15 anni. Da quanto tempo vivi qua a San Francisco? 8. Quanto guadagni facendo il pizzaiolo? 6,5 mensili. Netti o lordi? Netti. Sai il lordo annuale per caso? Forse 90, 100, non lo so. Cosa hai studiato? Ragioneria a indirizzo sportivo. Quindi... Perfetto, inerente al tuo lavoro. Sei soddisfatto del tuo lavoro qua a San Francisco? Sì, strasoddisfatto, sì, sia il lavoro, sia la nomina che mi sono fatto. Bene la vita, come sono le persone? Le sono aperte agli italiani, se ti comporti bene. Quanto spendi l'affitto? Spendo $500 al mese. La situazione è un po' particolare, diciamo. Prima spendevo 1.500. Sei in periferia o sei al centro? Normalmente stai sui 1.500-1.400 mensili, monolocale, one bed, quindi parliamo una stanza più salone, bagno, vai sui 1.800. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Buone le pizze che fai, quindi. La gente dice che sono buone, piano piano ne vendiamo sempre di più, quindi penso, anzi, vieni a assaggiarla. Ora partiamo col brandy congelate anche, quindi tra poco, forse l'anno prossimo, iniziamo pure la produzione di congelate in tutta la California, quindi spedizioni ovunque. Diventerai imprenditore. Speriamo. Se avete un occhio attento, Giancarlo lo avete già visto in un mio video, dove approfondisco il suo lavoro da pizzaiolo a San Francisco, per cui guardatelo se volete approfondire. Comunque, oltre alla pizza, l'Italia è famosa anche per il vino, e in California ne vanno pazzi, e molti italiani vanno in California proprio per questa industria. Con chi siamo? Matteo. Cosa fai qua a San Francisco? Lavoro in una cantina vitivinicola in Napa Valley. Fantastico. Da quanto tempo fai questo lavoro? È l'8ª vendemmia e sono qua con il visto J1, quindi non sono fisso in America, ma sono qua solo per qualche mese. Cosa hai studiato in Italia? All'Istituto Tecnico Agrario, industria tecnologia 5 anni, ho studiato scienza agraria all'università. Qual è il tuo ruolo? Attualmente sono assistant winemaker solo durante il periodo di vendemmia. Quanto guadagna un assistant winemaker? Durante il periodo di vendemmia intorno al massimo 6-7 mila, con straordinari ovviamente. Senza straordinari sei intorno ai $26-24 l'ora. Stai qua qualche mese e poi cambi, vai da qualche altra parte? Sì, mi piace viaggiare, quindi ci sono tante opportunità in Australia, in Nuova Zelanda e Sud America. Ti basta per vivere qua a San Francisco? Mi basta perché l'azienda spesso offre sia l'auto che l'alloggio. Qui c'è l'alloggio pagato? Quindi l'alloggio pagato. A Napa? In Napa Valley, non a Napa. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Lo spero. Come sono gli americani del vino qua? Dai, vino abbastanza buono, mi piace. Un po' troppo alcolico, però devo dire buono. Con che siamo? Riccardo. Cosa fai qua a San Francisco? Lavoro in una cantina, sono venuto qui per la vendemmia. Anche tu in Napa Valley sei collega, insomma, stesso lavoro? Lavoro nella zona di Sonoma, però sì, la questione è la solita, lavoriamo. Stessa identica cosa. E si guadagna simile quindi? Allora, in Napa mi sembra che si guadagni un po' meglio. Anche tu hai alloggio pagato? No, me lo pago. Quindi quanto paghi d'alloggio? $1.000 al mese. Costa di meno perché non è in città? Sì, è un po' fuori in una città
cittadina Santa Rosa si chiama, insomma abbastanza Com'è vivere nella California, non delle grandi città, California quella carina? piacevole, molto tranquillo, non c'è l'ambiente urbano che c'è spesso in Italia, non si trova qui, diciamo. Cosa hai studiato in Italia? Viticoltura e enologia all'Università di Pisa. Da quanto tempo fai questo lavoro? 4-5 anni, sono alla quinta vendemmia adesso. Pensi che il tuo lavoro abbia un impatto nel mondo? Sì. Bene, ora che abbiamo coperto la parte analogica, passiamo finalmente ai lavori digitali. Con chi siamo? Alessandro Riva. Cosa fai qua a San Francisco? Sono un web developer. Da quanto tempo fai questo lavoro? Full time da 3 anni. Front-end, back-end? Full stack, però principalmente front-end. Cosa hai studiato qui? Information Science e Data Analytics. Dove? San Jose State University. Per che settore lavori? Nell'educazione, in un college, quindi settore pubblico, però ruolo tech. Quanto guadagni? Tra i 100 e i 130 mila e diversi step e ogni anno sali di step praticamente. Sei junior? Sì. Sei tra il junior e il mid, quindi cresci sempre di più. Esatto. Quanto paghi d'affitto? Circa $2.000 Per una two bedroom? In realtà sono 3 camere, lavorando per il college mettono a disposizione degli appartamenti per staff, professori, Un po' più economici. molto più economici, sì. Molto più economici. Che la metà di quello che pagheresti al di fuori del college. Ah, quindi te ne da bene? Sì. Metti da parte i soldi? Attesa. Sì, sì. Sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì, mi ritengo soddisfatto. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Penso di sì, comunque facilita l'accesso all'educazione agli studenti, l'accesso a risorse per gli studenti per continuare a studiare, per proseguire la loro educazione. Con chi siamo? Alberto, Cosa fai qua a San Francisco? sono un software engineer in Big Tech. Big Tech vuol dire una grande azienda tech di cui non può dire il nome. Sì, per riservatezza personale dell'azienda, ecco. Cosa fai in questa azienda Big Tech? Sono un software engineer in Power and Performance. Praticamente siamo quelli che si occupano della durata della batteria, della performance dei dispositivi, in modo che gli utenti abbiano un'esperienza ottima. Cosa hai studiato? Ho studiato Computer Science a UC San Diego, ho fatto i 4 anni di bachelor, la triennale italiana più 2 master, un master in Computer Science. E da quanto tempo fai questo lavoro? Ho iniziato nel 2022, quindi 2 anni. Questo lavoro in Big Tech è il tuo primo lavoro? Primo lavoro a tempo pieno, però quando ero studente dal mio secondo anno di università per ogni estate ho sempre fatto delle internship in diverse aziende tech. Sei un junior o un mid, quindi? Mid. Quanto guadagni? Tra i 200 e i 250k lordi. Buttali via, quindi netti tra i 150 e i 200. Sì, 30% di tasse più o meno. Quanto paghi d'affitto? Pago 3.000 come metà di un appartamento a 2 stanze. Pensi che il tuo lavoro abbia un buon impatto nel mondo? Sì. Le aziende big tech hanno un'influenza in tutto il mondo. Il mio lavoro, anche se magari lavoro più dietro le quinte, ha un bel impatto sugli utenti. Alberto lavora in un'importantissima Big Tech e il suo stipendio, che vale 200 e 300 mila dollari, sembra altissimo, ma nelle Big Tech là in California è normale. La verità è che ho parlato anche con altri italiani che lavorano in Big Tech, come per esempio un ragazzo che lavora in Meta e mi ha fatto anche fare un giro del campus, ma per policy non è potuto comparire nel video. Comunque, cercando online ho trovato che lo stipendio per un software engineer è di nuovo tra 200 e 300 mila dollari, divisi tra stipendio base, bonus e azioni. Gli stipendi poi aumentano esponenzialmente salendo di livello. Infatti ho parlato con un senior director in Google che guadagna sensibilmente sopra il $1 milione, ma con lui ho fatto un video dedicato. Fare questo video a San Francisco è stato molto più difficile perché le aziende Big Tech non permettono ai loro dipendenti di farsi vedere in video e raccontare i propri stipendi e sicuramente non di parlare per conto dell'azienda, e quindi molti italiani che ho conosciuto, paradossalmente quelli che guadagnavano di più, non sono voluti comparire nel mio video. Comprensibile. Bene, in questo caso le statistiche finali sono un po' meno rilevanti perché ho parlato con un po' meno persone e le persone che guadagnavano di più non hanno partecipato al video. Ho scoperto che più le persone guadagnano è più difficile che entrino nel mio video e dirmi esattamente che azienda lavorano e quanto guadagnano. Ma se prendiamo solamente il campione di persone che io ho intervistato, la media annuale lorda, facendo i miei calcoli, dovrebbe essere intorno ai $90.000 lordi. Non sono preciso al centesimo perché molte persone mi hanno detto invece il netto mensile e ho fatto i miei calcoli. 90 lordi sono meno di quello che ho riscontrato a New York o a Zurigo, dove invece la media era 100, ma più di quello che ho riscontrato a Milano o a Berlino, dove invece era 30 e 60. Se però nel campione includiamo anche per esempio Riccardo, il ragazzo che lavorava in Meta, e anche un altro paio di persone con cui ho parlato, a quel punto la media invece aumenta a $200.000 l'anno. Molto di più, cioè il doppio rispetto a quello che ho riscontrato in altri posti. La differenza è chiara: nel settore tech gli stipendi sono doppi rispetto al resto e in questa intervista meno gente lavorava nel tech. Inoltre vi ricordo che se volete approfondire i nuovi master universitari di Start to Impact e Unimarconi, in descrizione trovate il link per scaricare le brochure e approfondire se possono essere la scelta migliore per voi. Bene, condividete questo video con i vostri amici che vogliono trasferirsi negli Stati Uniti e lavorare nel digital. Ciao!